Ciao, in questo video della serie Cucito mai più senza vi mostro come ho creato dei nuovi alamari in pelle per il cappotto Montgomery in lana che mi sono cucita qualche anno fa. Quando ho cucito questo cappotto nel 2016 avevo acquistato degli alamari già pronti in finta pelle da applicare sul cappotto mentre lo cucivo. Sicuramente fu la scelta più veloce e pratica allora, ma dopo pochi anni di utilizzo la finta pelle è iniziata a deteriorarsi pian piano fino ad arrivare a questo stato, praticamente immettibile. Devo essere sincera, a posteriori mi sono amaramente pentita di non averli creati da me in pelle sin da subito. Quindi quest'anno finalmente ho deciso di sostituire gli alamari in finta pelle e crearli in vera pelle. Ho utilizzato degli scarti di pelle di lavorazione industriale che mi sono stati regalati qualche tempo fa e ho recuperato gli alamari bottoni vecchi, quelli della finta pelle. Se dovete crearli di nuovi da zero potete trovare gli alamari bottoni da soli. Come sempre trovate l'elenco di tutti i prodotti che ho utilizzato per creare i miei alamari nell'info box sotto il video. Vi ricordo come sempre che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Veniamo agli alamari. Per prima cosa ho scucito tutti e 6 i pezzi in pelle finta e le stringhe degli alamari con un tagliasole. Ho cercato di pulire bene la zona eliminando tutti i residui di filo, potete aiutarvi anche con delle forbicine da ricamo e una pinzetta. Ho inoltre risvoltato la manica destra e scucito parte della fodera. Questo mi permetterà di cucire a mano gli alamari senza prendere la fodera internamente. Entrerò con la mano e con il braccio per poter cucire solo lo strato esterno, quindi l'alamaro soltanto allo strato esterno, escludendo la fodera. Tra gli scarti di pelle che mi avevano regalato ne ho selezionati due. Il più spesso questo, con cui realizzerò le mezze lune che coprono le fibbie degli alamari. Il più sottile questo, con cui realizzerò le fibbie asole degli alamari bottoni. Ecco gli spessori a confronto. Ho preso poi quello che avanzava di una mezza luna in finta pelle e l'ho ricalcata creando il cartamodello della mia nuova mezza luna di pelle. Ho piegato poi il foglio a metà in modo che la mezzaluna fosse uguale su entrambe le metà e con le forbici per carta ho tagliato il cartamodello. Con un pezzettino di nastro adesivo ho attaccato il cartamodello della mezzaluna sulla pelle più spessa e con cutter e tappetino ho tagliato la prima mezzaluna. Eccola. Ho fatto lo stesso per ricreare tutte le altre 5 mezze lune. Posizionavo il cartamodello in modo da sprecare meno pelle possibile. Se il taglio con cutter non era perfetto, sistemavo con le forbici per stoffa. Una volta tagliate tutte e 6 le mezze lune, ho preso la pinza per forare. Ho utilizzato il punzone più sottile di tutti, questo, eccolo. Ho realizzato dei fori tutti intorno al perimetro a circa 2 mm dal bordo e a circa 2 mm l'uno dall'altro. Ok, io l'ho fatto ad occhio, non sono precisissimi. Se siete maniaci della perfezione vi consiglio di segnare la posizione dei buchi con un pennarello o con uno spillo o un punteruolo prima di forare. La mia pelle era molto spessa, quindi mi sono aiutata con delle forbicine da ricamo per pulire bene tutti i buchini. Ecco qui le 6 mezzelune pronte per essere cucite. Ora preparo invece le fibbie o asole per gli alamari. Prendo il pezzo di pelle più sottile e taglio con cutter, tappetino e riga graduata delle strisce alte 1,5 cm circa.
Io ne ho tagliate precisamente 6, ma vi consiglio di realizzarne uno o due in più per fare delle prove di cucitura. Prendo poi la colla Gutermann HT2 e con l'aiuto di uno stuzzicadenti spalmo sul rovescio della striscia di pelle la colla. Piego poi 5 mm e incollo bene. Ripiego poi altri 5 mm su se stessa e appiattisco con le dita. Una volta realizzate tutte le strisce, le fisso ai lati con del nastro adesivo e gli metto sopra un peso, per esempio un bel librone, io ho messo un bel librone di moda, e lascio riposare tutta la notte. Il giorno dopo tolgo il nastro adesivo e le strisce di pelle sono incollate. Ecco il risultato. Vado poi a cucirle per bloccarle con un filo denim Gutermann a macchina e ago standard 100 o ago per pelle 100. Prima di cucire le taglio della lunghezza corretta prendendo a riferimento la vecchia striscia di finta pelle. Taglio entrambe le estremità che di solito sono quelle più imprecise. Vado poi a impunturare le strisce a macchina. Due considerazioni a posteriori sull'impuntura a macchina. 1. Fate sempre prima una prova di cucitura per verificare le tensioni. Io non l'ho fatto e me ne sono pentita perché l'impuntura sul retro è venuta irregolare. 2. Potete fare un'unica impuntura centrale che è più semplice o due impunture a costa. Essendo di 5 mm questa è la versione, diciamo l'opzione più difficile. Io ho scelto questa seconda opzione, quella più difficile, ma se tornassi indietro farei un'unica impuntura centrale, più semplice e precisa. L'importante comunque è prendere sempre entrambi gli strati. Il risultato è questo. Verificate che la striscia entri perfettamente all'interno dell'alamaro. Vi mostro ora come ho attaccato gli alamari sostituendoli a quelli precedenti. Ovviamente se state cucendo un cappotto ex novo sarà tutto molto più semplice perché basterà cucire gli alamari a macchina e a mano sui due pezzi davanti prima di cucirli al dietro come avevo fatto allora. Io avevo cucito le fibbie a macchina e poi le mezze lune a mano. Nel mio caso, non volendo smontare tutto il cappotto, sono costretta a cucirli a mano perché a macchina sarebbe praticamente impossibile. Cucio prima la fibbia asola, fissandola al centro del segno della mezzaluna con uno spillo. Con ago e filo entro dal rovescio del capo, passando da dentro l'apertura della fodera della manica e cucio l'asola al cappotto, cercando di prendere sempre solo lo strato esterno di lana. Passo anche all'interno dell'asola in pelle, è un po' difficoltoso ma serve per fissarla bene. Mi raccomando, scegliete un ago per cucire a mano spesso, altrimenti in questa fase rischiate di romperlo. Una volta cucita l'asola, prendo la mezzaluna e la posiziono al centro e vado a cucire. In questo caso ho cucito con il filo doppio in modo che risulti il risultato finale più spesso. E ho fatto 2 giri di cucitura con filo doppio, quindi appunto per far risultare il filo più spesso. Ecco la mezzaluna cucita. Ecco, qui faccio lo stesso dall'altro lato inserendo in questo caso nella fibbia asola l'alamaro.
Ecco tutti gli alamari sostituiti. Una volta finito il lavoro, poi richiuso a mano con un punto nascosto anche la cucitura della fodera nella manica. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, mi trovate anche come la Dulsatina su Instagram e Facebook e ci vediamo il prossimo mese per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Ciao!